Parlando invece di strutture militari, abbiamo le seguenti: la classica caserma e il campo di allenamento, dove su uno si recluta la fanteria, quella buona, e l'altra invece la carne da macello, ovvero la milizia, questi cosi che sono degli schiavi con Sembra una malzafrusto, però non è proprio... un copricapo. Cioè, la milizia è buona come supporto, come prima difesa, possiamo dire, però hanno bassissima vita e hanno bassissima armatura. Cioè, gli viene conferita solamente dalle armi a cui vengono equipaggiati. Sì. E hanno sempre, come per quanto riguarda la Macedonia, il flight, ovvero l'abilità che li rende più veloci ma anche invisibili. Quando comincia a dare quando cominciano a dare le prime mazzate, ovviamente la loro abilità dovrebbe, credo, spero di non dire eresie, dovrebbe appunto scomparire. Esatto. Nella caserma invece reclutiamo la fanteria leggera, fanteria media, fanteria pesante, che in questo caso nel gioco vengono chiamati i mercenari nubiani, i Mighty Nad, io li chiamo Nadsets, e la guardia del faraone, che nel vecchio Sparta si chiamava la guardia del Nilo, giusto? Mi sembra di sì, non mi ricordo mai il nome preciso. Vabbè. Mi ricordo che forse si chiamava guardia del faraone. Ah, ok. Ah, forse quella è l'abilità guardia del Nilo. Sì, essere. Tipo potere del Nilo, una cosa del genere. Allora, poi abbiamo la classica stalla, dove possiamo reclutare i nostri reparti di cavalleria belligeranti. Ricordatevi, un cavaliere è più forte di un fante. Impadroniamoci di quei cavalli. Poi qui cosa abbiamo? Ah, il campo d'assalto. Sai che cos'è un campo d'assalto? Come no? È dove si addestrano quei soldati che trasportano a balista, a scala, a pioni per passare sulle mura. Insomma, no, è sbagliato. Tutti quei soldati che servono per un assedio. È sbagliato. La fabbrica è questa qui. Il Siege Workshop, il laboratorio d'assedio. Qui noi reclutiamo i cavallini del piacere, quindi sul carretto falcato, che sono 3 e ha anche 3 posti, uno in più rispetto alle fazioni elleniche e romane. Abbiamo l'ariete e abbiamo la balista. Esatto. Il campo d'assalto, amico mio, è un deposito di armi. Questa è una struttura particolare dove ti spawna ogni tanto delle armi di altre fazioni. Quindi questo è nuovo. Esatto. Ok. Il campo di assalto ti fornisce armi di altre fazioni, e non sono armi da nulla, sono armi potentissime, perché se ad esempio guardiamo qui, ad esempio puoi equipaggiarle a sto punto anche in numero limitato ogni tot tempo, ad esempio lo scudo intagliato, che sarebbe lo scudo più 3 dei greci, oppure l'oplon dei macedoni, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che è una struttura versatile che ti fa anche risparmiare anche risorse per quanto riguarda l'arruolamento di nuovi soldati. Perfetto, questa è una bella struttura, ha avuto una bella idea, quindi è stata una bella idea, una bella pensata, mi piace. A sto punto io ti farei presentare questa struttura. Sai che cos'è? Il tempio. In questo tempio si possono convocare i sacerdoti di Anubis, quelli di Basta e quelli di Horus, ma soprattutto, se non sbaglio, anche le pantere. Mi ricordo ci sono dei potenziamenti per la pantera, grazie ai sacerdoti di Anubi, e altri potenziamenti erano, mi pare, l'avvelenamento e un altro che non mi ricordo, fosse il fuoco, una cosa del genere. Però comunque da questo tempio ti escono 3 unità molto belle. In questa versione puoi avere 4 tipi di unità.
Ah, Una, ad esempio, il portastendardo, che poi bello. vedremo comunque come unità. E Ok. poi abbiamo le classiche fortificazioni, quindi le mura di pietra più resistenti, che Esatto. hanno ad esempio 3250 per quanto riguarda il muro, 5050 per quanto riguarda i torrioni, Mhm. e invece per quanto riguarda quelle di legno, che sono le misere, possiamo dire la prima struttura, che sono buone per l'amor del cielo, però meno resistenti, hanno circa 1000 di vita in meno rispetto a quelle di pietra. Ok. Allora, prossima lista è, andiamo proprio sul clou, quindi andiamo un po' a vedere le unità. Per quanto riguarda le unità, andiamo subito a vedere, a parte lo schiavo, di cui io Classico. non c'entro niente per quanto riguarda omicidi non giustificati. Ci dissociamo da tutto. Cominciamo dalle unità quelle più importanti, Ok. ovvero gli eroi. Allora, Cominciamo dal primo, quello più vistoso. Questo qui si chiama, lo presento io o lo presenti tu? presentalo tu. Allora, questo eroe dotato di scudo e ascia si chiama Inarios. Ha un 85 di danno medio e un 14 di armatura e 650 di vita. Però andiamo a analizzare meglio le armi che possiede. Per quanto riguarda l'ascia, fa un danno base di 71-79, un hit speed di 1 secondo, velocissimo, e un range di 2 metri. E ci sta perché è una classica arma a una mano, eccetto la lancia, vabbè, quella lì fa 3 metri, ma questi Sì. qua sono dettagli. Ha dei bonus contro il 55% contro la light infantry, il 40% contro la medium, la 30% contro la heavy e il 60% contro gli animali. Quindi si adatta un po' a tutto. L'unico bonus che gli manca sono i veicoli. Sì, è vero. Però questo eroe, amico mio, ha delle abilità di tutto rispetto. Perché abbiamo la temperanza, dove tutte le unità e animali hanno un incremento di rigenerazione e la loro fame viene decrementata. Si può dire decrementare? Sì. come Ok. no. Insomma, la loro fame cala, quindi riprendono vita molto più velocemente, che è cosa buona e molto giusta. Insieme al learning, tactical skill, questa è un'altra passiva, dove le unità amiche ricevono esperienza molto più velocemente. Esatto. Altra cosa buona. E poi c'è l'ira di Osiride. Cioè, questo qua tira giù un bestemmione e ammazza tutti. Cioè, questo qua Sì, esatto. tira un fendente di ascia circolare e stende tutti i nemici nel suo raggio. Sì, sì, mi ricordo i suoi attacchi. Intanto, se vuoi presentare Amos. Sì, allora, Amos, che poi nella versione di Sparta italiana si chiama Ahmed, è praticamente un sacerdote, in questo caso egizio, che ha questo scettro, che potrebbe anche essere una lancia, ma non mi ricordo se erano... Vabbè, insomma, fa 94 di danno e ha 5 di difesa, 700 punti vita, fa un danno di 82-86, con un hit speed di 1.6 secondi al secondo, quindi diciamo che punzecchia bene, e il range da 0 a 1 metro. Ha dei bonus contro il 70% contro una light infantry e il 45% contro una medium infantry, quindi diciamo che è un buon supporto per Inaros. E c'ha un 5 di armatura, e nonostante ciò, nonostante sia senza lo scudo, ha più vita rispetto a Inarios. È vero, anche se di poco, è vero. Ecco. Ma quando uno è religioso, vedi, una religione ti dà questo bonus. Sì, infatti. Allora, ha una skill strategica, una vigilanza, quindi incrementi il raggio di visione di tutti i guerrieri, quindi ottimo.
che è buona anche per l'esplorazione. Poi l'intimidazione, un'altra tactical skill dove i guerrieri nemici hanno meno chance di proteggersi con i loro scudi e con le loro armature, quindi la loro difesa sostanzialmente cala tantissimo, quindi hanno più paura. E poi ci sta questa combat skill che è il colpo del vampiro, possiamo chiamarlo così, Sì? che l'eroe colpisce il nemico con un potente attacco a distanza e parte di questo danno inflitto si trasforma, cioè viene dato come salute nell'eroe, cioè se Mouse in questo caso fa un attacco di 90 di attacco e prende 90 di HP dal nemico, questi 90 di HP vanno in Amos, ecco. No, quello centrale lo voglio far rappresentare a te. Io vorrei presentare questa persona alquanto conturbante. Allora, Kebabash, per gli amici il Kebabaro. Allora, il Kebabaro ha una cerbottana che, nonostante sia un tubo, in poche parole, fa un male della Madonna, perché fa un 90 di danno medio. Ammazza. Infatti va dagli 85 ai 95 come critico. E ha un hit speed di 1,3 secondi. Veloce, quindi una via di mezzo tra Amos e Inarius. Sì. E un range di 35 metri come un arco fisso. Signori, Quando ordinate il kebab cercate di non far incazzare i kebabari, potrebbero uscire fuori con la cerbottana. Ecco. Tra l'altro c'è anche dei bonus. Allora, come bonus il kebabaro ha un 35% contro la light infantry, un 20% contro la medium infantry, un 60% contro i veicoli e un 50% contro le imbarcazioni. Sì, questa volta non mi sono sbagliato, sì! Allora, per quanto riguarda il kebabaro ha come sempre 3 tipi di abilità, 2 passive e un'attiva. Per quanto riguarda quella passiva abbiamo assedio, i danni e la velocità delle armi d'assedio, quindi stiamo parlando di baliste, di arieti, eccetera eccetera. Il danno e la velocità di queste armi d'assedio viene incrementata. Poi abbiamo la benedizione di Osiride, cioè questa qua è l'ira, questa qua vuole la benedizione, cioè kebab gratis, tu mi dai la benedizione. La velocità degli attacchi a distanza viene incrementata, insomma gli arcieri diventano delle minigun, in poche parole. Pensa alle baliste, pensa a mettere l'eroe con questa abilità vicino alle baliste. È finita. Madonna, è una cosa assurda. Non puoi attaccare più. Non puoi più attaccare, è impossibile. E poi abbiamo la freccia di o arco, no, le frecce di Horus. Le frecce di Horus. Come può uno con la cerbottana lanciare frecce, porco cane? Allora, vabbè, ma lui può, insomma. Fai sputo la freccia basta che non lo faccia al contrario, se no. No, allora. la freccia più veloce dell'Africa. Esatto. L'eroe aumenta la sua performance, possiamo dire, per quanto riguarda un tiro potentissimo che aggiunge danni in più, quindi nel senso tira un colpo potente che stende tutti, cioè non li butta per terra, diciamo che gli fa molto più danno. Sì. E poi abbiamo questa donna alquanto promiscua, se vuoi presentarla tu. Vabbè, allora lei è Cleopatra, la famosa regina d'Egitto, con 0 di attacco e 3 di difesa, con 620 di HP. E quindi penso che per questo che era classificata come civile. E cosa c'è più? C'ha anche delle abilità interessanti. Queste qua. Allora, questa qua permette di convertire in un raggio di 8 metri nell'area delle unità. Quindi vengono convertite nei servi di Amon, che si uniranno al tuo esercito. È una ricarica di 150 secondi, che è molto interessante come abilità, è come in Wurmo di Age of Empires. Poi c'è il respiro di Anubis, che entra in uno stato di trance con Anubis e rilascia
come dire, aumenta la potenza dei soldati alleati in circa di 20 metri attorno a destra, scusate, causando 20% di danno in meno, però un attacco più veloce del 15%. E quando Cleopatra è in quello stato di trance non si può muovere e quindi obbedire agli ordini. E se lascia questo stato di trance, i soldati perdono i loro bonus, e questo ha un tempo di ricarica di 40 secondi. Il terzo, invece, la terza abilità è la furia di Horus. Oggi è tutto Horus. La furia di Horus che invoca quindi l'ira di Horus e Cleopatra, che Dio me ne scampi, sui nemici, che fa apparire quindi gregge, se buonanotte, penso, un numero non identificato di pantere che causeranno un significante danno ai nemici, quindi li fanno spawnare nelle pantere, insomma. Madonna. E quindi diciamo che anche se è un civile è un eroe coi controcoglioni. Anche se è femmina. Ma dai, adesso mi tocca pippare il Un ottimo video. supporto. Allora, Un ottimo supporto. facciamo una prova? Facciamo una prova. La madonna. Cioè, ho mollato, Ok. ho mollato una scoreggia che sono scappate le pantere. Non si vergogni, donna. L'ultimo eroe, che è questo con l'arco figo più figo, è, signori miei, lui Ramses. Guardatelo, tutto palestrato, muscoloso, cioè, Ciaddone. madonna, Don Giovanni, questo qua sarà, credo che questo qua soddisfi molte donne peggio di Briatore. Allora, Ramses ha un 620 di vita, 30 in meno rispetto a Inarios. Ha un 63 di attacco medio, che va dai 60 ai 66, un hit speed di... ah no, aspetta, perché è sotto il Breath of Anubis. Signora, si fermi! Oh, va bene un qualcosina, ma adesso basta, signora Cleopatra, lei ha esagerato. Cleopatra il volante, pericolo costante. Allora, abbiamo... cosa stavo dicendo, scusa? Ah sì, l'hit speed di 1,8 secondi, abbastanza lento, e un raggio di 18 metri. Diciamo che è meglio il kebabaro. Sì, sotto questo punto di vista sì. In tutti gli aspetti. Per quanto riguarda il bonus damage, abbiamo un 65% contro la medium infantry e un 50% contro la heavy. Cosa che invece il kebabaro manca invece di bonus contro la fanteria pesante. Cioè, quello che... queste due unità da tiro si compensano l'un l'altro. Esatto. A seguire, che dire, abbiamo le abilità. Vediamo se le abilità compensano quello che manca di questo famosissimo condottiero. Abbiamo il wealth, che in poche parole sarebbe la ricchezza. Sì, sì. In poche parole, incrementa l'oro, la capacità dell'oro. Quindi non solo per quanto riguarda le miniere, ma come vi ho ricordato prima, anche all'interno, anche se nel raggio delle oasi. Delle osi, esatto. Quindi diciamo Perfetto. che sarebbe da tenerlo più, considerarlo più come unità da difesa che da offesa. Sì. Oh, sì. Poi c'è il rimedio, incrementa la rigenerazione e la velocità delle unità alleate. Quindi Sì. un'altra, possiamo dire la stessa abilità di Inarios, però che aggiunge anche la velocità. Sì. E Esatto. poi c'è lo Shocking Shot, cioè il colpo È un drink. shock. Ah no. Potrebbe essere, no, maledetto, adesso c'ho sete. Allora, per quanto riguarda questo Shocking Shot, questo colpo potente, abilità attiva, l'eroe prende, tende in maniera estrema la corda del suo arco, incrementa, facendo un danno potente.
scocca una freccia talmente forte che farà volare il soldato nemico e se è vivo si deve prima rialzare tutto. Quindi fa prima morire, insomma. Sì, Robin Hood, fammi una...